Durante questo secondo video tratteremo più nello specifico alcune tematiche che riguardano l'impresa, partendo dal concetto degli stakeholder, dell'ambiente dove l'imprenditore vive, dell'ambiente in cui l'imprenditore si relaziona. Andremo ancora di più nel dettaglio, specificando alcune parti che sono utili per quello che è il nostro obiettivo, che è cercare di rendere appunto sostenibile questa attività per l'arte e per l'artigianato. Continuiamo il nostro discorso sull'impresa, l'attività di impresa e di come questo strumento impresa può essere a servizio dell'attività artistica e dell'attività di artigianato. Ci siamo lasciati nello scorso video parlando di quelli che sono gli stakeholder, cioè di tutto l'ambiente dove l'imprenditore è inserito, quindi di tutti i soggetti a cui l'imprenditore deve dare risposta e, come abbiamo detto, non sono soltanto i clienti e i fornitori, ma sono una costellazione, un emisfero di realtà a cui l'imprenditore deve riuscire a dare delle risposte. Ma cerchiamo di capire assieme come si arriva ad essere un imprenditore, cioè quali sono tutti i passi che ci portano a creare questo progetto di impresa. Una parola fondamentale che sta alla base di qualsiasi progetto imprenditoriale è l'idea. L'idea che ci smuove, che ci dà lo spunto per creare questo progetto imprenditoriale. Sia che sia un'attività economica tipica o un'attività economica atipica, alla base comunque del progetto imprenditoriale noi abbiamo sempre un'idea. Qui dobbiamo cercare di capire come questa idea può essere calata all'interno del nostro mondo, che è quello dell'arte e dell'artigianato. E qui dobbiamo fare una differenza. Per l'artigianato diciamo un po' più semplice, perché il prodotto del lavoro dell'artigiano è comunque qualcosa di materiale, qualcosa che noi tocchiamo, questo prodotto viene messo sul mercato e sul mercato ci saranno dei soggetti che sono disposti a pagare per avere questo prodotto di artigianato. Lì l'idea si sostanzia in qualcosa di materiale, qualcosa che ha subito tutta una serie di lavorazioni, quindi ci sono stati dei costi per la creazione di quel prodotto, questo prodotto viene messo sul mercato, il prezzo che viene pagato per questo prodotto deve andare a coprire tutti quelli che sono i costi. Anche qui, come vedete, per ricollegarmi al video precedente, non sto parlando ancora di profitti, sto parlando del fatto che l'artigiano deve riuscire a coprire tutti i suoi costi. Fra tutti i costi che l'artigiano sostiene per produrre quel prodotto, oltre alle materie prime, la lavorazione eccetera, naturalmente c'è anche il suo lavoro, che diventa una parte del costo, cioè il tempo che lui impiega per andare a produrre quel determinato prodotto diventa una delle voci di costo che deve essere inserita all'interno del bilancio di questa struttura. Questo per quanto riguarda il mondo dell'artigianato. Per quanto riguarda il mondo dell'arte è un po' più strutturato, perché il prodotto, il risultato di un'attività artistica non per forza è qualcosa di materiale. Se noi pensiamo ad esempio alla scrittura piuttosto che all'attività artistica tipica su un palcoscenico, noi non abbiamo un prodotto materiale che è possibile andare a mettere sul mercato. Potrebbe essere qualcosa che nella definizione iniziale potrebbe avvicinarsi di più al servizio ma nemmeno, quindi diciamo che è qualcosa di ibrido, cioè il risultato dell'attività artistica è più difficile da andare ad identificare e per questo c'è bisogno di andare a vedere quali sono tutta una serie di altre idee che ci possono venire per andare a mettere questo prodotto sul mercato. Fatto sta che nell'attività economica tipica, nell'attività di artigianato o nell'attività dell'arte, il fulcro comunque si basa sull'idea iniziale, cioè qual è quella novità, quell'innovazione, quel prodotto, quel servizio, quell'idea nuova che io riesco a mettere che spinga le persone a voler investire su questa cosa qui, a voler investire il loro tempo e il loro denaro su questa cosa qui. Quello diciamo diventa il fulcro. Nell'andare ad analizzare questa idea dobbiamo andare a testare se questa idea effettivamente è un qualcosa che può diventare un progetto imprenditoriale. Cioè dobbiamo andare a vedere se effettivamente esiste un mercato. Un mercato nell'idea tipica, nella definizione tipica di mercato, sono gruppi di persone, una o più persone, che sono interessate ad andare ad acquistare quel prodotto, quel servizio o comunque ad utilizzare quell'idea. Nell'analisi di mercato dobbiamo tenere conto di quello che sono appunto gli stakeholders. Cioè gli stakeholders, cioè i portatori di interesse, sono quelle persone che ci permettono di andare ad analizzare se effettivamente esiste un mercato dove andare a inserire la nostra idea. Uno dei lavori fondamentali che deve essere fatto è proprio la mappa degli stakeholders. Chi sono i nostri potenziali clienti? A chi mi rivolgo? Cosa gli offro?
come riesco ad intercettarli, cosa mi serve per riuscire a intercettare questi clienti? Queste sono tutte domande che devono essere fatte per riuscire ad andare a creare quella che è una mappa degli stakeholder e per andare ad identificare quello che è un mercato. Naturalmente dobbiamo verificare se questa idea riesce a stare sul mercato. Per verificare se riesce a stare sul mercato, un'analisi che possiamo fare è un'analisi dei competitors. Chi sono i competitors? I competitors sono quei soggetti, diciamo nell'idea classica di impresa, che producono prodotti o servizi uguali o simili ai nostri. Uguali perché se io decido di produrre un telefono cellulare, i miei competitors sono tutti gli altri produttori di telefoni cellulari. Se io decido di creare un social network, tutti i miei competitors sono quelli che hanno creato dei social network, ma sono anche competitor indiretti, tutti quelli che creano degli strumenti di socializzazione virtuali che non per forza sono i social network. Nel mondo dell'arte e nel mondo dell'artigianato dobbiamo capire cosa si intende per mercato e chi sono i competitors. Questa analisi diventa fondamentale per cercare di capire se già nel mercato esistono delle idee simili e se esistono, che ben venga, dobbiamo riuscire a capire in che cos'è che noi ci differenziamo, cioè qual è l'elemento di innovazione e di diversità che noi riusciamo a creare per cercare di convincere quelle persone a utilizzare il nostro prodotto o il nostro servizio. Quindi ci aiutano molto quelli che sono i competitors, cioè, come dicevamo, delle realtà che producono dei prodotti uguali o simili ai nostri oppure che soddisfano in qualche modo gli stessi bisogni attraverso dei servizi o appunto dei beni. Nell'analisi dei competitor risulta fondamentale lo sviluppo e l'analisi appunto dell'idea, cioè dobbiamo andare a vedere in forza dell'idea appunto chi sono le persone che sono interessate ad utilizzarle e chi sono le persone che già hanno offerto un'idea simile. Appunto, come dicevamo, nel mondo dell'arte e nel mondo dell'artigianato bisogna capire qual è l'idea che noi vogliamo mettere sul mercato e nel mettere questa idea sul mercato capire chi sono degli altri soggetti, degli altri artisti o degli altri artigianati che producono dei prodotti simili. Nell'analizzare l'idea in linea con l'analisi dei competitors e l'analisi del mercato risulta fondamentale descrivere bene e limitare al minimo quello che è lo spazio di quest'idea, cioè dobbiamo capire dobbiamo riuscire a descrivere quanto più chiaramente possibile quest'idea, possibilmente facendo anche dei test. Sicuramente se si inizia con un'attività di artigianato, con un'attività artistica, si è già artigiani o artisti e possibilmente i nostri amici o i nostri contatti, la nostra rete sociale è già a conoscenza di quella che è la nostra idea e possibilmente ha utilizzato i nostri prodotti o i nostri servizi. Se io sono un artigiano, ad esempio, che crea dei bracciali, possibilmente io li ho già creati, ho notato che questi bracciali o queste cose che io creo sono di interesse per la mia cerchia di amici, quindi già lì è un inizio di un potenziale test, nel senso che questo prodotto ha già suscitato un certo interesse. Questo, diciamo, è una fase di inizio, cioè l'andare a vedere e l'andare a ragionare sul fatto che possibilmente questo prodotto potrebbe avere anche dei risultati di mercato. Per quanto riguarda l'attività artistica, tranne che noi non vogliamo vendere i nostri quadri piuttosto che le nostre sculture, e quella potrebbe essere un'attività, in questo caso, molto collegata a quella che è l'attività dell'artigianato, perché in questo modo io creo un qualcosa di materiale, il mio dipinto, la mia scultura diventano quel prodotto che io vado a mettere sul mercato. Ma parallelamente a questo prodotto posso io sviluppare tutta una serie di altre idee, posso organizzare delle mostre, posso creare degli spazi, posso coinvolgere delle persone, posso creare dei coworking, posso coinvolgere degli altri artisti che vogliono partecipare con me a dei bandi per riuscire a fare attività di fundraising. Sul fundraising ne parleremo poi nelle puntate successive per cercare di capire dove trovare queste fonti di finanziamento. In questa fase diventa fondamentale quindi cercare di analizzare bene quella che è l'idea e quelli che sono tutti gli aspetti collegati all'idea. Quindi non soltanto la produzione del prodotto, ma quello che questo prodotto mi può portare a fare. Posso organizzare una mostra, posso organizzare degli spazi, posso creare un coworking, posso fare un collettivo. Cioè tutte quelle cose collegate a quest'idea che comunque mi possono dare delle attività che riescono a stare sul mercato. Un elemento fondamentale per riuscire a capire e riuscire a mettere ordine in tutti questi passaggi
Uno strumento che ci aiuta tantissimo è un enterprise plan, cioè noi possiamo fare una pianificazione step by step per andare ad analizzare tutti i passaggi che mi permettono di andare a testare quest'idea e mi iniziano a portare sul campo del business plan. In questo caso noi lo chiamiamo enterprise plan perché non per forza è un business, ma è un'idea di impresa. Un'idea di impresa che può generare anche un business che riesce a creare delle economie. Un primo aspetto che noi dobbiamo verificare nel redigere un enterprise plan, bisogna vedere quelli che sono i bisogni. Cioè dobbiamo analizzare all'interno del nostro mercato, all'interno delle persone che potenzialmente potrebbero utilizzare il nostro prodotto e il nostro servizio, dobbiamo verificare quali sono i loro bisogni. Quindi cerchiamo di andare a creare un perimetro della nostra idea, la nostra città, il nostro quartiere, la nostra regione, la nostra nazione, considerando che più noi allarghiamo il perimetro, più diventa difficile l'analisi. Quindi nell'andare a creare questo perimetro, questo contorno, cerchiamo di restringerlo quanto più possibile, soprattutto nelle fasi iniziali. Quindi cerchiamo di capire quali sono i bisogni che si hanno sul territorio dove noi vogliamo andare a sviluppare la nostra idea, quali sono i bisogni dei nostri potenziali clienti, del nostro potenziale mercato. Nell'andare a creare l'idea del telefono cellulare, il bisogno che avevano le persone era quello di comunicare. Il telefono cellulare ha facilitato questo bisogno, ha messo in connessione le persone in maniera più rapida. Quindi l'idea che era il telefono cellulare nasce dal fatto che queste persone avevano bisogno di comunicare, quindi è stato identificato un bisogno chiaro. Anche qui nel mondo dell'arte, nel mondo dell'artigianato, diventa un'analisi un po' più particolare. Perché qual è il bisogno che può avere un soggetto di un prodotto artistico, di un prodotto artigianale? Facciamo anche qui le distinzioni. Di un prodotto artigianale potrebbe essere molto più semplice. L'idea che facevamo del bracciale è comunque un prodotto interessante, è un prodotto che non per forza va a soddisfare un'esigenza, ma è una cosa bella che io posso comprare. Quindi se è di moda o se comunque rispecchia quella che è la moda del mercato a cui io mi riferisco, effettivamente va a rispecchiare un bisogno. Nel mondo dell'arte invece il ragionamento potrebbe essere un altro. Come dicevo, non per forza lì dobbiamo noi focalizzarci sul prodotto, quindi la pittura o la scultura, ma possiamo andare a vedere come questa pittura o questa scultura possono creare un qualcosa, un ambiente, uno spazio, un movimento che può essere messo sul mercato. Il bisogno sarebbe, per esempio, la mancanza nella mia città di spazi dedicati all'arte, di spazi pubblici dedicati all'arte o di collettivi di artisti che si mettono assieme per fare delle cose. Quindi tutto quello che sono tutte queste cose che girano attorno all'idea possono essere qualcosa che può essere inserito all'interno del mercato e che riesce a rispondere a dei bisogni. I bisogni sono poi direttamente collegati a quello che è un altro aspetto, che è la teoria del cambiamento. Il passo successivo che bisogna fare è cercare di capire, nel caso in cui questi bisogni venissero soddisfatti, come cambia la realtà a cui mi rivolgo,